Amiche e amici passione interisti, benvenuti in questo episodio speciale, un episodio diverso dal solito perché oggi vi porto dentro il mondo di Passione Inter, vi porto nel dietro le quinte perché oggi è un giorno molto importante per Passione Inter, per tutto il nostro progetto, per tutta la nostra community, per voi che ci state seguendo, per voi che ci seguite giorno dopo giorno, ormai da tantissimi anni e avete partecipato, avete contribuito alla crescita di questo progetto e al cambiamento che noi di Passione Inter stiamo cercando di portare nel mondo dell'informazione sportiva, calcistica e interista sul web e non soltanto. Ci avete aiutato con i vostri like, con i vostri commenti, con gli spunti, anche con le critiche, passo dopo passo. E allora oggi è un giorno importante anche e soprattutto per il club di Passione Inter che è il motore di questo progetto, perché senza il sostegno del club di Passione Inter non potremmo portarvi contenuti di qualità ogni giorno, le dirette, gli approfondimenti e tutto quello a cui stiamo lavorando. Passione Inter è un progetto che è nato nel 2011 grazie all'intuizione di Fabrizio e Claudio, che hanno creato un sito di interismo che però già strizzava l'occhio all'innovazione, alla qualità dell'informazione e anche alla community. Io sono entrato pochissimi giorni dopo la nascita del sito, quindi ormai tantissimi anni fa, ne sono poi diventato responsabile e 14 anni dopo siamo di nuovo qua con una realtà ormai consolidata, riconosciuta a livello nazionale e non soltanto. Siamo, lo sapete, il canale più seguito quando gioca l'Inter, una delle nostre frasi ricorrenti che ormai conoscete. Stiamo macinando numeri record, abbiamo una community super affiatata, soprattutto nel club di Passione Inter dove condividiamo di tutto e cresciamo insieme come professionisti, come tifosi consapevoli e informati e come progetto, appunto. E insieme al club, e insieme a Fabrizio e Claudio e tutto lo staff di Passione Inter, stiamo lavorando, come dicevo, anche ad un nuovo modo di fare comunicazione e giornalismo sul web, senza urlare, ma portando analisi, notizie verificate, ingaggiando, mettendo anche all'interno del nostro staff giovani giornalisti che andiamo a ricercare e che devono avere una grande passione per questo modo e per questo mondo e per questo modo di fare informazione e anche una, diciamo, anche passione per l'intrattenimento, che comunque c'è anche questo chiaramente nel nostro progetto, ma innanzitutto chiaramente devono condividere con noi la passione per la nostra Inter. E allora oggi tutto il progetto Passione Inter fa un ulteriore passo avanti, molto importante. Oggi il progetto Passione Inter, grazie anche al vostro contributo, al vostro supporto, entra in una nuova dimensione perché sono veramente molto felice di poter annunciare un grande rinforzo di calciomercato, lo chiamiamo così. Da oggi su Passione Inter c'è anche una nuova giornalista che è Romina Sorbelli. Romina, ben trovata. Ciao Lorenzo, ciao a tutti i nostri amici nerazzurri. Sono emozionata dopo questa apertura, però ci siamo, sono contenta. Doveroso, doveroso Romina, sono molto felice di poter finalmente annunciare a tutti questa collaborazione, questo rinforzo di calciomercato, visto che siamo in periodo di mercato, che possiamo annunciare qua su Passione Inter. È stato un lungo inseguimento, ci siamo sentiti spesso, abbiamo parlato e io credevo e credo che l'innesto di Romina nello staff di Passione Inter sia quello giusto per permettere al progetto Passione Inter di fare un passo avanti in direzione di quello che stiamo facendo: interismo, informazione, community, contenuti di qualità con la professionalità che secondo me Romina incarna. E quindi grazie al supporto del club, di Fabrizio e Claudio, fondatori e proprietari del progetto Passione Inter, oggi possiamo annunciare l'arrivo di Romina, che Romina io ti farei presentare arrivati a questo punto. Sì, dai, diciamo che cominciamo un po' con le presentazioni. Tra l'altro siamo stati bravi a tenere un po' la Sì. trattativa sotto traccia, eh. Per me è stato un po' faticoso non dirlo subito, perché sono la prima ad essere entusiasta, insomma, di entrare a far parte di questa realtà e quindi siamo stati bravi a tenerlo per noi. Oggi finalmente possiamo liberarci ed essere qui. Io ribadisco, Lorenzo, ti ringrazio e vi ringrazio per questa bellissima opportunità. Sono molto contenta perché hai parlato di passione interista, di passione e di voglia di condividere, e su questo veramente viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché
sono nata come tifosa interista, oggi sono una giornalista, ma appunto le due cose si intrecciano perché la professione poi è nata proprio dalla passione. Quindi brevemente nulla, io sono una ragazza di 28 anni, sono originaria di un paesino nella provincia di Viterbo che si chiama Sutri e ci tengo a specificarlo perché c'è un interclub a Ah, Sutri che si chiama Interclub Peppino Prisco che ed è il salutiamo. club, salutiamo assolutamente, ed è il club dal quale è nata praticamente la mia passione per Ah, okay. l'Inter, perché io sono del 96, il club è nato nel 97, anche grazie al contributo di mio padre, grande tifoso interista, e quindi nulla, alla fine da quando sono bambina mi hanno praticamente messo la maglia, sai quando nasci le bambine di Certo. solito maglia rosa, cose così, con il nome no, per me la maglia dell'Inter praticamente è andata più o meno così. E negli anni insomma ho coltivato questa passione seguendo mio padre e mio fratello, vedendo le partite all'Interclub, andando a San Siro per la prima volta da piccolissima e insomma ho coltivato sempre questo grande amore per l'Inter poi di fatto, perché è veramente un amore per questa squadra e crescendo ho capito che non solo volevo viverla, ma volevo anche condividerla e raccontarla. Ed è per questo che quando ho capito che mi piaceva scrivere, parlare, raccontare, ho intrapreso il percorso ovviamente di formazione per diventare una giornalista, quindi liceo, università, praticantato e quant'altro, insomma un percorso che anche tu Lorenzo penso che conosca molto bene. E tanta gavetta, la famosa gavetta di cui parlano tutti e nulla, poi ho iniziato veramente con piccole realtà, ma grandi per me, perché sono state insomma proprio i primi passi per me in questo mondo. Ho iniziato con una testata di sole donne che saluto e che ringrazio, che si chiama Gol di Tacco a Spillo. E sono partita con loro perché, sai, inizialmente, soprattutto in un ambito del genere, non sai bene come e dove muoverti, non voglio insomma cadere in discorsi banali, però soprattutto magari per una ragazza che deve un attimo capire esattamente qual è il posto giusto, ho iniziato proprio tra donne per sentirmi a mio agio e quindi ho iniziato con loro, ho iniziato a scrivere, poi ho fatto proprio dei corsi specifici per diventare insomma specializzata lato calcistico, lato interista e da lì si sono aperte delle strade con degli stage vari e ho iniziato poi a lavorare con una testata giornalistica dell'Inter, che è stato il primo grande obiettivo raggiunto perché ho iniziato veramente a raccontare della mia squadra e poi vabbè altre varie esperienze con la radio, sempre comunque a tinte nerazzurre, molto spesso a tinte nerazzurre, proprio perché comunque è sempre stato questo che mi ha mosso a intraprendere questo percorso e nulla, oggi siamo qui, sono molto entusiasta di iniziare questa avventura con voi, di condividerla con il club che tra l'altro permettimi 2 parole Sì, Lorenzo, vorrei certo. ringraziare ovviamente tutti i tifosi, tutti gli abbonati al club di Passione Inter perché se sono qui appunto è anche grazie a loro e spero di potervi ricambiare ecco con il mio contributo, però ce la metterò tutta. Ma e infatti ne approfittiamo, nel club sapevano già, ecco, di questa novità, l'abbiamo anticipata Esatto. perché, come dicevamo, il club è il motore di Passione Inter, lo rendiamo partecipe delle novità in anticipo e molto spesso condividiamo il percorso di crescita del progetto proprio con il club. Per questo motivo hai già avuto modo di conoscere una parte, dei nostri soci e delle nostre socie in una chiamata che abbiamo fatto nei giorni scorsi, proprio perché ci teniamo, ecco, a ringraziare chi supporta il nostro progetto e ci permette di portare avanti Passione Inter. Quindi ecco, ricordiamo il club per chi vuole contribuire alla crescita di questo progetto, trovate il link anche in descrizione. E Romina, io direi di approfondire un attimo. Abbiamo parlato di una nuova era comunque per Passione Inter perché sono molto contento di aggiungere una figura professionale che ci permetterà, e lo diciamo subito, di aumentare e migliorare la qualità dei nostri contributi video, quindi lato video, lato social, ci darai una grande mano. Questa è l'idea su cui abbiamo impostato la nostra collaborazione, però soprattutto sono molto felice di poter dire che Passione Inter fa un passo avanti anche e soprattutto perché Romina sarà ufficialmente la nostra inviata per la stagione 2025-2026 e oltre, sperando di condividere tanti trionfi e tanti successi insieme. Da quest'anno Passione Inter
appunto avrà una rappresentante, una giornalista che oltre a portare la sua competenza porterà la sua presenza costante agli eventi lì dove succedono le cose, come diciamo spesso, proprio per portare a tutti i tifosi interisti che ci seguono da tutto il mondo ancora più contenuti e per portarvi ancora più dentro la notizia. Sì, come dicevo l'altro giorno poi al club, i miei occhi diventeranno un po' i vostri occhi, perché voglio insomma rendermi testimone e condividere con voi tutto quello che, avremo da vivere in questa lunga stagione interista. E allora, sarà anche un modo per raccontarvi un po' il retroscena, i dietro le quinte, quello che magari non si vede dalla TV. Noi già facciamo un grande lavoro con questo, e abbiamo visto, ecco, anche noi siamo stati presenti alle conferenze, eccetera, eccetera, ma esserlo costantemente permetterà a tutto il progetto Passione Inter di crescere ancora e di portarvi ancora più contenuti, ancora più qualità nelle nostre analisi, nel nostro approfondimento e non soltanto. Romina, io non so se tu hai altro da aggiungere, se volevi dirci qualcosa, se Allora, no... innanzitutto io, se Sì. mi permetti Lorenzo, ufficializzerei la questione, perché dobbiamo Giustissimo, farlo, quindi giustissimo. mostriamo l'effettiva firma sull'accordo di Passione Inter, perché c'è e lo dobbiamo dire. Quindi io sono Per qui e chi abbiamo esatto, per chi per ci ha chi ha visto seguito anche soprattutto il con i video sui semini, social. Sì, esatto. sì. Quindi c'è stato Quindi uno sviluppo, la firma poi effettiva c'è stata, quindi diciamolo. E no, a parte gli scherzi, ribadisco, poi ovviamente avremo modo di parlare, di condividere, di stare insieme molto tempo, quindi vorrei che fosse appunto una cosa in crescita continua, però ribadisco che sono veramente entusiasta e soprattutto molto curiosa di vivere questa nuova esperienza, perché so che Passione Inter incarna perfettamente tutto quello che è l'interismo, con una community veramente molto attiva che dimostra di essere presente veramente giornalmente e ogni istante, perché l'ho visto anche con il club. Ora sto entrando un po' a far parte anche della famiglia del club e vedo che veramente c'è gente che è mossa da una passione vera e propria. Quindi penso di essere nel posto giusto e sono contenta di condividere tutto questo con voi. Romina, io vado verso la conclusione ringraziandoti anche per aver condiviso un po' la tua storia e per aver condiviso queste parole, mi fanno molto piacere. Concludo dicendo una cosa che vorrei condividere con te. L'ho raccontato qualche volta, è capitato in alcune live, soprattutto ai tempi della pandemia, che abbiamo condiviso con la nostra community più ristretta, che eravamo ancora in pochini. Però io sono entrato in questo progetto nel 2011, era già un progetto molto ambizioso fin dall'inizio. Da noi sono passati tanti ottimi giornalisti, tanti professionisti che poi sono cresciuti ed esplosi in altri ambiti e hanno fatto grandi carriere in altri ambiti. Quindi per qualche motivo Passione Inter è sempre stato un po' una calamita per professionalità di un certo livello, ma la crescita che ha avuto in questi anni, appunto io ci sto da 14 anni, l'ho vista da dentro, dandomi da fare, sporcandomi le mani davvero giorno dopo giorno e crescendo passo dopo passo. Oggi poter annunciare appunto l'arrivo di una nuova figura professionale che è già qualificata e che ci porterà, ecco, ad essere presenti sempre a San Siro, per me deve essere un annuncio che fa felice me come professionista, come responsabile del progetto Passione Inter, ma credo anche tutta la community che condivide con noi questa crescita. Siamo diventati una community molto affiatata, secondo me, ed è giusto che sia così. Tanti dei tifosi, delle tifose che ci stanno seguendo in questo momento si sentono effettivamente parte di questo progetto, perché questo è, e questo è come noi interpretiamo il nostro modo di portare informazione sportiva sull'Inter qua su YouTube e su tutti i nostri canali. E quindi io spero davvero che chi ci sta seguendo abbia colto l'importanza che per noi ha questo tipo di investimento anche che stiamo facendo in questo momento e questo tipo di lavoro che quindi vogliamo portare avanti, perché è davvero grazie a chi ci segue, grazie a tutti noi insieme che possiamo fare anche questa cosa. E quindi sempre più, ragazzi, aiutateci, lasciateci mi piace, condividete, commentate, dateci spunti per crescere. Se vi va, il club di Passione Inter è aperto per dare un ulteriore input a questo progetto, ma davvero sono molto felice perché tutti insieme siamo pronti per un'altra grande stagione da vivere con tanto interismo e con Passione Inter.
Sì, tra l'altro è proprio questa la cosa bellissima di questo progetto, lo ribadisco, Lorenzo l'ho detto anche l'altro giorno, proprio con il club, si percepisce questo rapporto vero, con i tifosi. Mi piace molto il fatto di poter avere a che fare veramente come se fossimo vicini con i tifosi dell'Inter, e penso che per il giornalismo di oggi, soprattutto per come si muove il mondo del giornalismo in generale, questa è una cosa fondamentale, cioè serve proprio uno scambio all'interno di queste Sì. di queste realtà, e Passione Inter in questo penso che sia veramente maestra, quindi sono veramente felice. Non voglio ripeterlo tante volte, ma penso che stia arrivando anche a voi questa cosa. Sono veramente davvero felice ed entusiasta di essere qui. E allora diamo un enorme benvenuto a bordo alla nostra Romina, che imparerete a conoscere nei contenuti quotidiani con i video, nelle nostre dirette quotidiane, quindi si aggiungerà il nostro Simone Frizza. Tra l'altro stavo dimenticando, ovviamente ringraziamo tantissimo il nostro Simone che resta con Passione Inter ovviamente, quindi Certamente. la nostra Romina si aggiunge al nostro staff video e supporterà ulteriormente la crescita del progetto insieme al nostro Simone, che rimane colonna portante del progetto Passione Inter lato video. Quindi la nostra Romina si aggiunge lato video, lato dirette quotidiane, lato contenuti social nel club, e soprattutto la troverete allo stadio. Quindi quando andate allo stadio, se vi incrociate, sicuramente la riconoscerete, visto che la nostra Romina è già molto conosciuta, e ci fa piacere, ecco, questo rapporto che si crea con la community tra interisti veri. Quindi mi raccomando, seguiteci, iscrivetevi ai nostri canali da ovunque ci state seguendo, così non vi perdete tutti i nostri prossimi aggiornamenti. Romina, sarai già in campo dalla prima di campionato? Ci Quindi saremo assolutamente. Apriremo in bellezza, dai. partiamo subito dalla prima giornata di questa Serie A. Ti faccio un grande in bocca al lupo, ti faccio i miei migliori auguri e ti auguro buon Grazie. lavoro. Grazie mille Lorenzo, anche a te, e un abbraccio alla nostra community. Ciao. Grazie ragazzi per essere stati con noi fino a questo punto. Spero che condividerete con noi, ecco, l'importanza di questo progetto. PassioneInter.club, il link in descrizione se volete continuare a far crescere Passione Inter, se credete nel lavoro che stiamo portando avanti. Io vi saluto lasciandovi con un altro contenuto che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.